Ti sei mai sentito ferito perché qualcuno che ami profondamente ha iniziato a ignorarti? Quella persona che prima condivideva tutto con te, all'improvviso si allontana senza preavviso, senza una spiegazione. E il peggio? Non sai cosa sia successo, né cosa fare. Questo silenzio, questa distanza, nasconde qualcosa di più profondo. Cosa sta succedendo? La sofferenza di essere ignorati da chi conta di più per te è qualcosa di profondo, e non sei solo in questo. Oggi, su Emozioni e Connessioni, esploreremo le ragioni nascoste dietro questa distanza emotiva. Cercheremo di capire cosa spinge qualcuno ad allontanarsi, anche involontariamente. È qualcosa che hai fatto? O è qualcosa che sta succedendo dentro quella persona? So che hai delle storie da raccontare, quindi perché non condividerle nei commenti? La tua esperienza potrebbe essere la chiave per aiutare qualcuno che sta attraversando la stessa situazione. Insieme, possiamo scoprire come superare questa distanza e ricostruire le connessioni che contano davvero. Rimani con me fino alla fine e insieme cercheremo di comprendere meglio queste complesse dinamiche emotive. Hai mai notato che, a volte, le persone si allontanano senza spiegazioni, come se il mondo fosse diventato troppo pesante per loro? Ma cosa c'è dietro questo distacco? È qualcosa che hai fatto tu? Oppure c'è qualcosa di più profondo che accade dentro quella persona? Una delle ragioni più comuni per cui qualcuno si allontana è la sovraccarico emotivo. Immagina di essere sopraffatto da un carico interno immenso, emozioni che non trovano un posto, sentimenti che non riescono a essere espressi. A volte, quella persona sta affrontando una vera tempesta interiore, che sia legata alla vita o ai suoi stessi sentimenti per te. E qui arriva una domanda importante: quando tutto diventa troppo pesante, cosa faresti tu? Forse anche tu ti chiuderesti in te stesso. Questo distacco, questo allontanamento, può essere un modo per proteggersi, per evitare di sembrare vulnerabile o debole. Chi non si è mai sentito tentato di fare un passo indietro quando il dolore sembrava troppo grande da sopportare? Non è detto che si stia allontanando da te, ma forse sta cercando di prendere le distanze da tutto ciò che non riesce a gestire dentro di sé. Quindi, cosa puoi fare quando qualcuno che ami comincia ad allontanarsi in questo modo? Come puoi aiutare senza mettere pressione? Questo sovraccarico emotivo diventa ancora più complesso quando entrano in gioco sentimenti contrastanti. A volte, quella persona prova qualcosa di forte per te, ma la paura di non essere in grado di affrontarlo la fa arretrare. Hai mai pensato quanto possa essere difficile amare qualcuno e al contempo avere paura di lasciarsi andare a quel sentimento? Questa confusione interiore crea una barriera invisibile, dove l'allontanamento diventa una forma di autoprotezione. La distanza, in realtà, potrebbe essere un grido silenzioso che chiede tempo per elaborare tutto ciò che sta accadendo dentro di lei. E tu? Ti sei mai trovato a prendere le distanze per lo stesso motivo? Forse, in fondo, ciò di cui ha bisogno è spazio per ritrovarsi, per comprendere davvero ciò che sente e come affrontarlo. Ti sei mai chiesto se l'allontanamento di qualcuno abbia a che fare con qualcosa accaduto nel passato di quella persona? A volte, ciò che sembra un semplice distacco è in realtà una lotta interna che sta affrontando da sola. Paure antiche, insicurezze profonde, traumi mai superati, tutto questo può emergere improvvisamente, interferendo direttamente con il modo in cui quella persona si relaziona con te. Ma se ciò che sta attraversando non avesse nulla a che fare con te? E se l'allontanamento fosse una risposta a qualcosa che è accaduto prima che tu entrassi nella sua vita? Pensa, potrebbe essere sommersa da un vortice di emozioni che non sa come gestire, e l'unico modo per non affogare in questa confusione è allontanarsi, anche se questo fa male. Ti è mai capitato di prendere le distanze senza capire bene il perché? A volte, nemmeno noi riusciamo a spiegare cosa ci sta accadendo dentro, e la paura di essere vulnerabili, di mostrare le nostre debolezze, ci porta a creare distanza. Quando i fantasmi del passato iniziano a riaffiorare, tutto ciò che vogliamo è evitare di riviverli. In questi casi, l'allontanamento non è una punizione, ma un tentativo di proteggere ciò che rimane di un cuore già fragile.
E il problema è che, spesso, queste insicurezze o traumi sono così radicati che la persona non si rende nemmeno conto di quanto stiano influenzando le sue relazioni attuali. Ti sei mai sentito rifiutato per qualcosa che non riuscivi a spiegare? Forse quel distacco non ha nulla a che fare con te, ma con qualcosa che ha vissuto molto tempo prima di conoscerti. La paura di essere ferita di nuovo, di lasciarsi andare e ritrovarsi abbandonata o delusa, può essere così grande da spingerla a proteggersi prendendo le distanze. Ma come rompere questo ciclo? Come aiutare qualcuno che sta lottando contro fantasmi invisibili che tu non riesci a vedere? Forse l'unica strada è offrire tempo, spazio e pazienza, affinché possa gradualmente affrontare quei conflitti interni e scoprire che, questa volta, può fidarsi. Ti sei mai ritrovato immerso in un silenzio pesante, dove le parole non riescono a uscire ma il cuore sta gridando? E se ti dicessi che, a volte, il silenzio non è solo l'assenza di parole, ma un tentativo silenzioso di far notare a qualcuno il proprio dolore? Spesso, quando siamo feriti o insoddisfatti, la prima reazione è ritirarci, chiuderci in noi stessi e aspettare che l'altro capisca cosa sta succedendo. Il silenzio diventa un'arma, una forma di protesta, dove la persona spera che tu intuisca ciò che sente senza che debba dirlo. Ma funziona davvero? Cosa succede quando, invece di avvicinare, quel silenzio crea ancora più distanza? A volte, nel tentativo di essere ascoltati, si finisce per diventare invisibili, e il distacco si approfondisce. Ti sei mai chiesto se, in qualche momento, hai fatto parte di questo gioco silenzioso? Quello in cui le parole non sono state dette, ma frustrazione e risentimento erano lì, sospesi nell'aria. Il problema della protesta silenziosa è che non risolve mai nulla, anzi, crea solo una frattura ancora più profonda tra le persone. Ciò che potrebbe essere una conversazione onesta si trasforma in un abisso, dove ciascuno aspetta che l'altro faccia il primo passo. Ma il silenzio non porta mai le risposte che cerchiamo. La complessità di questo gioco silenzioso sta nel fatto che, spesso, chi usa il silenzio come protesta non si rende conto di quanto possa danneggiare la relazione. Hai mai pensato che, allontanandoti senza spiegare nulla, l'altra persona potrebbe non sapere nemmeno da dove cominciare per aggiustare le cose? Il silenzio è come un muro invisibile, dove le buone intenzioni si perdono nella mancanza di comunicazione. Mentre aspetti di essere notato, l'altra persona potrebbe cercare di capire cosa ha fatto di sbagliato o sentirsi sempre più distante, senza sapere come rimediare. Il problema è che il silenzio, per quanto possa sembrare un modo per esprimere insoddisfazione, raramente risolve ciò che non va. Crea supposizioni, genera frustrazioni e aumenta l'incertezza. Hai mai pensato che, invece di tacere, avresti potuto esprimere ciò che ti stava davvero ferendo? Il dolore diventa più facile da gestire quando viene espresso, e la connessione, anche se inizialmente scomoda, si rafforza. Perché, alla fine, ciò che deve essere affrontato non è il silenzio, ma ciò che sta cercando di nascondere. Ti sei mai ritrovato a cercare di decifrare il comportamento di qualcuno che, improvvisamente, ha iniziato ad allontanarsi senza una spiegazione? E se ti dicessi che, spesso, questo distacco non ha nulla a che fare con te, ma piuttosto con l'insicurezza della persona riguardo al proprio posto nella tua vita? Può sembrare confuso, ma in alcune situazioni le persone iniziano a ignorarti come un modo per testare la connessione che hanno con te. Vogliono vedere fino a che punto sei disposto a dimostrare che ci tieni davvero, che sei pronto a lottare per la relazione. Ma, in realtà, questo comportamento può riguardare più la paura di non essere abbastanza che eventuali tue mancanze. Hai mai pensato che, dietro questo atteggiamento, possa esserci una profonda insicurezza? La persona potrebbe chiedersi: sono importante per questa persona? Sentirà la mia mancanza? E, inconsciamente, fa il test, si allontana, sperando che tu te ne accorga, che reagisca, che dimostri il tuo coinvolgimento, senza bisogno di parole. Sembra un gioco, ma è un gioco basato sulla paura, sull'incertezza. Ti sei mai trovato a fare questo tipo di test? Spesso chi agisce in questo modo non si rende conto di mettere a rischio la relazione, creando un ciclo di dubbio e disconnessione invece di rafforzare i legami.
Alla fine, la domanda che rimane è: vale la pena allontanarsi per scoprire se l'altro sente la tua mancanza, o sarebbe meglio semplicemente parlare e trovare la sicurezza di cui tutti abbiamo bisogno? E la cosa più complicata è che, dietro questo atteggiamento di test, spesso si cela la convinzione che, allontanandosi, l'altro correrà dietro di te, dimostrando quanto tenga alla relazione. Ma questo risolve davvero l'insicurezza? In fondo, questo comportamento non porta alla sicurezza cercata. Al contrario, rischia di alimentare ulteriormente i dubbi, creando un ciclo in cui nessuno si sente davvero visto o compreso. Hai mai notato come la mancanza di una comunicazione chiara faccia crescere la paura, rendendo il legame più fragile? Alla fine, ciò di cui queste persone hanno davvero bisogno non sono altri test, ma fiducia e una valida conferma, qualcosa che può essere costruito solo attraverso un'apertura onesta nell'esprimere ciò che si prova. Hai mai notato come, improvvisamente, qualcuno che ami inizia ad allontanarsi senza dare spiegazioni? Hai fatto qualcosa di sbagliato, o dietro questo distacco c'è qualcosa che non ha nulla a che fare con te? A volte, la risposta si trova in qualcosa di molto più grande di qualsiasi dinamica tra voi due. Problemi esterni, come una questione di salute, una situazione difficile al lavoro o addirittura un conflitto familiare, possono consumare tutta l'energia emotiva di una persona. E quando il carico emotivo diventa così pesante, ciò che desidera di più è proteggersi, prendersi un po' di spazio per affrontare ciò che sta accadendo. Ti sei mai sentito così sopraffatto da qualcosa al di fuori della relazione da doverti allontanare, anche senza volerlo, da chi ti stava accanto? È possibile che la persona che si sta allontanando non abbia nemmeno l'energia necessaria per offrirti, perché è consumata da altre battaglie. In questo caso, il distacco non riguarda la relazione in sé, ma la lotta interna ed esterna che sta affrontando. Forse, dando questo spazio, stai aiutando più di quanto immagini. A volte, la cosa migliore da fare non è chiedere spiegazioni o risposte, ma semplicemente essere lì, offrendo sostegno senza pressioni. E la sfida più grande è che, spesso, chi sta affrontando questi problemi non sa come condividere il proprio dolore con l'altro. Ha paura che, parlando di ciò che sta vivendo, possa sovraccaricare la persona amata o, peggio ancora, allontanarla ulteriormente. Hai mai notato come spesso le persone cerchino di affrontare i problemi da sole, pensando che chiedere aiuto significhi imporre un peso all'altro? Questa paura può portare a un distacco silenzioso, dove la persona si ritrae non perché tu abbia fatto qualcosa di sbagliato, ma perché sente di dover proteggersi e trovare la forza dentro di sé. Ma come puoi aiutare, se non sai esattamente cosa sta succedendo? La chiave, spesso, sta nel dare spazio, ma con gentilezza. Mostrare che ci sei, senza pressioni, senza pretese, ma disponibile per quando sarà pronta a confidarsi. Forse questo approccio più tranquillo, in cui non pretendi spiegazioni immediate, è proprio ciò di cui ha bisogno per iniziare a fidarsi di nuovo e condividere ciò che sta realmente accadendo. La risposta potrebbe trovarsi nel semplice gesto di essere pazienti, aspettando il momento giusto per la vulnerabilità, senza giudizi né fretta. Se ti sta piacendo questo contenuto e vuoi continuare a scoprire di più sulle complesse emozioni e connessioni che plasmano le nostre relazioni, non dimenticare di iscriverti a Emozioni e Connessioni. Qui troverai sempre nuovi spunti per riflettere e crescere. Clicca sul pulsante di iscrizione e attiva le notifiche per non perdere nessun video. Continuiamo insieme questo viaggio. Ti sei mai trovato in una situazione in cui la persona che ami ha iniziato ad allontanarsi e non sai se devi insistere, aspettare o dare spazio? Qual è la cosa migliore da fare? Può essere difficile da capire, ma spesso la risposta è semplice: dare spazio, ma con dei limiti. Perché, rispettando il tempo dell'altra persona, dimostri di comprendere la sua necessità di riflettere. Tuttavia, esiste una linea sottile tra dare spazio e scomparire completamente, non è vero? Quanto tempo è troppo tempo? Aspettare all'infinito non è salutare per nessuno. A volte, la persona ha solo bisogno di un momento di introspezione, di un po' di tempo per affrontare le proprie emozioni.
Ma hai mai riflettuto su cosa significa per te aspettare risposte senza sapere cosa stia realmente accadendo? Questo distacco ti sta rendendo più ansioso e insicuro? Dare spazio non significa scomparire o lasciare tutto in sospeso. Come puoi assicurarti di essere rispettoso senza perdere la connessione? La chiave è mostrare che ti importa, ma anche che hai le tue esigenze emotive. L'equilibrio è fondamentale, offri il tempo necessario, ma stabilisci anche i tuoi limiti per non perdere di vista chi sei in questo processo. E c'è di più, dando questo spazio, invia anche un messaggio chiaro di rispetto per l'autonomia dell'altra persona, senza però sottometterti completamente al silenzio. Come puoi farlo in modo sano, senza che la distanza diventi un abisso? Un modo per bilanciare e inviare segnali sottili di disponibilità, senza fare pressioni o invadere il loro spazio. Potrebbe bastare un semplice "sono qui quando vuoi parlare" o un messaggio che mostri comprensione e pazienza. Ma cosa fare quando questo spazio si prolunga e ancora non hai risposte? Ricorda che la tua vita non deve fermarsi mentre aspetti. Questo tempo è anche un'opportunità per riflettere sui tuoi sentimenti e bisogni. Non devi essere solo uno spettatore di una storia che non è ancora finita. Il tempo che offri all'altra persona è anche un momento per conoscere meglio te stesso e, magari, rafforzare la tua sicurezza emotiva. Hai mai notato che, quando le cose iniziano a cambiare, la comunicazione è spesso la prima a fallire? Quel distacco che appare all'improvviso, senza spiegazioni, crea un vuoto tra le persone. Come ti senti in quel momento? Vale la pena parlarne o è meglio tacere? A volte ci aspettiamo che l'altra persona capisca ciò che proviamo, ma la verità è che nessuno può leggere nella mente. Perché aspettare oltre? È il momento di fare il passo verso una comunicazione aperta. Scegliere il momento giusto per esprimere ciò che senti dentro di te fa tutta la differenza. Hai mai pensato a come le parole possano essere la chiave per colmare questa distanza? Immagina di dire qualcosa come: "Ho notato che siamo più distanti e per me è difficile. Voglio capire cosa sta succedendo e come posso aiutarti." Questo tipo di apertura non è un'accusa, ma un invito a condividere ciò che sta realmente accadendo. Forse la persona ha solo bisogno di uno spazio sicuro per aprirsi. Comunicando i tuoi sentimenti in modo onesto, senza pressioni, crei la possibilità di una vera conversazione, in cui entrambi hanno spazio per comprendersi. E se tutto questo non fosse solo una questione legata a ciò che sta accadendo a lei, ma anche a ciò che hai bisogno di capire su te stesso in questo processo? Ecco il segreto: comunicando apertamente, non stai solo cercando risposte, ma stai anche dimostrando che tieni abbastanza all'altra persona da voler capire cosa si cela dietro il suo comportamento. Hai mai notato come, a volte, una semplice conversazione possa alleviare una tensione che nemmeno immaginavi? Il semplice atto di dire "sto provando questo e vorrei capire meglio" può aprire porte a un dialogo più profondo, in cui entrambi diventano più vulnerabili, ma anche più vicini. La chiave è chiarire che non stai facendo accuse, ma cercando soluzioni insieme. Come pensi che questo possa cambiare la dinamica tra voi? Forse, esprimendo le tue difficoltà in modo onesto, aiuterai anche l'altra persona a vedere che il distacco non deve essere un muro, ma un'opportunità per ricostruire la connessione. Ti sei mai chiesto se questo distacco è qualcosa di momentaneo o se fa parte di un modello più ampio? Quante volte hai notato che la stessa situazione si ripete, magari senza nemmeno rendertene conto? A volte, ciò che sembra essere una crisi isolata può essere il riflesso di qualcosa di più profondo, qualcosa che non è stato risolto nel tempo. E se questo allontanamento non riguardasse solo il presente, ma fosse radicato in momenti passati? A volte, l'unico modo per comprendere davvero la dinamica di una relazione è guardare indietro e osservare come si è evoluta o, in alcuni casi, regredita. Riflettere su questo non è facile, ma è essenziale per non ricadere negli stessi errori del passato. Stai davvero vedendo ciò che sta accadendo o stai solo reagendo ai sintomi della situazione? La verità è che spesso abbiamo bisogno di un aiuto esterno per vedere le cose con chiarezza. Hai mai pensato a come una terapia di coppia potrebbe aiutarti a identificare quei modelli che forse non hai ancora notato?
cercare aiuto non è un segno di debolezza, ma di saggezza. Significa voler capire cosa c'è davvero in gioco per costruire insieme qualcosa di più forte e sano. A volte, quando siamo immersi in una relazione, è difficile percepire la dinamica dall'esterno. Ti sei mai accorto di ripetere gli stessi errori, senza comprendere perché qualcosa non funzioni? La verità è che, senza una riflessione profonda, possiamo ricadere in schemi che sembrano normali ma che, in realtà, ci stanno allontanando. Il comportamento dell'altra persona è una reazione alla tua paura o insicurezza? Una terapia di coppia potrebbe essere la chiave per aprire un dialogo onesto e senza giudizi, dove entrambi possano esplorare le vere ragioni dell'allontanamento. E se questo fosse il passo necessario per comprendere davvero ciò che conta nella relazione? Hai mai riflettuto su cosa provi davvero in una relazione? Stai crescendo come persona o ti senti bloccato, emotivamente svuotato? A volte siamo così concentrati sul salvare l'altro, sul capire l'altro, che dimentichiamo di guardare dentro di noi. Il comportamento dell'altra persona ti sta spingendo verso l'alto o ti sta trascinando indietro? Non ignorare l'impatto che questo ha su di te. Se quello che provi è tristezza, frustrazione o solitudine, come sta influenzando la tua crescita personale? Meriti di trovarti in uno spazio dove puoi svilupparti, dove le tue emozioni sono rispettate e i tuoi bisogni vengono soddisfatti. Hai mai pensato che il favore più grande che puoi fare a te stesso sia prenderti le distanze per crescere in modo sano? È facile perdersi nei sentimenti dell'altro e mettere da parte i propri, ma è davvero giusto nei tuoi confronti? Come ti senti quando ti rendi conto che il tuo benessere viene messo in secondo piano? Ciò che stai tollerando, in nome dell'amore o dell'amicizia, potrebbe corrodere la tua serenità interiore. Hai mai messo in dubbio se la felicità che cerchi non venga compromessa dalle azioni dell'altra persona? Ricorda che, per amare veramente qualcuno, è necessario amare anche se stessi. Non dovresti sacrificare la tua salute emotiva per mantenere qualcosa che non ti nutre in modo sano. Qual è il costo maggiore? Cercare di mantenere la connessione o preservare la tua essenza? Se la relazione ti sta togliendo più di quanto ti dia, è tempo di riconsiderare e prenderti lo spazio necessario per prenderti cura di te stesso. Hai mai pensato che, spesso, il silenzio o l'allontanamento di qualcuno non riguardano te, ma ciò che l'altra persona sta attraversando? Forse, nel suo silenzio, sta lottando con qualcosa di interno che tu non riesci a vedere. E se, dietro questo comportamento, ci fosse una storia non raccontata? Ciò che conta è come scegli di reagire a questa situazione. Mantenere la calma, agire con empatia e cercare di capire con sensibilità può essere la chiave per affrontare questi momenti in modo equilibrato. E tu? Hai mai vissuto qualcosa di simile? Cosa hai fatto quando il silenzio si è insinuato tra te e una persona importante? Mi piacerebbe molto conoscere la tua storia. Condividila nei commenti qui sotto. Non dimenticare di mettere mi piace al video e di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni per continuare a scoprire di più sulle emozioni e sulle complesse connessioni che ci uniscono. Percorriamo insieme questo viaggio di autoconoscenza ed empatia.